eccoci qua, ragazzi, guardate qua che price action, ne stavamo parlando poco fa, commentatela voi, perché non lo so, cioè è un'onda quadra praticamente il grafico di Bitcoin ormai, e dunque, adesso tra poco vi faccio vedere, giusto come spunto di discussione, 3 previsioni per il 2026 fatte da Bitwise, mi pare. Quali è che ho scelto? Sì, Bitwise. Ne parliamo tra pochissimo, così giusto da confrontarci su qualcosa, e poi giochiamo, visto che siamo vicini alla fine dell'anno, a fare le previsioni tutti insieme, e vi leggo anche a voi. Poi, prima di iniziare, vi annuncio una novità, ovvero abbiamo, a grandissima richiesta, creato, aspettate che ve la faccio vedere, eccola qua, il nostro workshop, scusate, la nostra masterclass dedicata a come capire e sfruttare il bear market. Masterclass come al solito con focus poi molto operativo, e l'obiettivo è comprendere cos'è che muove i cicli di mercato, come capire appunto ogni fase e la sua caratteristica, come evitare di fare i tipici errori che di solito si fanno nelle varie fasi, perché si fa sempre il contrario di quello che si dovrebbe fare, la situazione nel ciclo attuale in cui ci troviamo, strategie eventuali di copertura, appunto strategie operative per ottimizzare quella che è la nostra sopravvivenza barra permanenza nella fase di bear market. Che questo lo sia o che questo non lo sia non importa, serve perché, ragazzi, è in bear market che si costruisce poi per davvero. In bull invece è meglio, come dire, fare altro, ma quello è un altro argomento. Vi lascio il link in descrizione se vi interessa prenotare il vostro posto. Bene, ora torno da voi e la mia previsione è che sicuro andrà a destra, su quello non si sbaglia, ma ancora a fare le previsioni state nemmeno Paolo Fox, ma guarda, è un gioco ovviamente, sai bene cosa ne penso riguardo alle previsioni di prezzo, che non hanno nessun senso e non è possibile prevedere il futuro, ma infatti non stiamo parlando di arriverà a 2, 3, 400 mila, quello che è, ma sono più previsioni di, non so, trend, cose che succederanno, insomma, ditemi anche cosa ne pensate voi, ecco, non per forza di prezzo. Il prezzo scende perché molti vendono, non ci si può coalizzare tutti e decidere di non vendere più. Disabilitiamo il tasto sell dagli exchange, ragazzi, questa è la strategia migliore. Che dici, nuvoloso per il 2026? Guarda, secondo me Bitcoin più che nuvoloso è variabile, la descrizione giusta è variabile. Ciao Luca, ma cosa ne pensi di chi sostiene che Bitcoin sia una grande bolla e che abbia valore zero? Molti dicono che non abbia casi d'uso reali e quindi non possa avere un valore come quello dell'oro. Guarda, capiti a fagiolo, perché non so se avete visto il panel che ho fatto a Roma, dove ho parlato con varie persone di spicco del mondo dell'economia, tra cui l'ex ministro dell'economia, quindi non proprio l'ultimo arrivato, che appunto lui aveva detto che per lui Bitcoin è un asset puramente speculativo, e io gli ho risposto spiegandogli proprio quello che è il reale valore di Bitcoin. Vi invito a darci un'occhiata non solo al ritaglio di quella domanda lì, ma proprio anche all'intero panel, perché è lì che sta il valore di Bitcoin. Cioè, chi dice che è una bolla non l'ha capito. Che dire, peggio per lui dal mio punto di vista. E oddio, che sabbie mobili, esatto, più che sabbie mobili è un terremoto questo grafico, non so come dire. Ma approfittate ora per poi non sentirvi coi rimorsi. Sono d'accordo, nel senso, nelle fasi di ribasso si va a costruire le posizioni, poco male. Si scende, cioè io sinceramente non sono dispiaciuto, cioè non sono assolutamente preoccupato. E adesso non vorrei che ho disabilitato la chat per gli amici di Twitch, ma non credo. Più cade giù più si compra, senza ovviamente esagerare, perché bisogna comunque fare le cose come da strategia, come da propria allocazione, mi raccomando. Consideri Solana un buon investimento per il lungo termine? Ma guarda, io personalmente ho un'allocazione su Solana, conoscete
semplicemente la mia tesi, però chiaramente è la mia strategia. Io credo che Solana abbia un ruolo ben preciso nell'ecosistema cripto, soprattutto lato micropagamenti, microtransazioni e per quei casi d'uso dove serve velocità sulla chain principale, appunto come transazioni veloci, soprattutto quindi quelle piccole. Per me è un grande sì, anche perché vedo i grandi, i big, no, i fondi dove sviluppano su Ethereum e su Solana, banalmente quelle sono ora. Vorrei costruirle ora, ma mi sento truffato su Trade Republic addirittura. Come mai? Guarda, esce domani il mio video su Trade Republic stesso. Cos'è che non ti trovi? Su cosa non ti trovi? Che mi è sembrato ottimo. E già quando sento chiamarlo il Bitcoin mi sale la gastrite, con tutto il rispetto per l'ex ministro. E ragazzi, ormai quello è una firma, non so come dire, però il Bitcoin è una firma, cioè quando lo senti sai già cosa aspettarti, fondamentalmente. Qualcuno contrario. Spread altissimi in acquisto e vendita, sbaglio? Ma guarda, allora, altissimi, neanche io avevo fatto il conto, aspetta che ti dico quanto, tipo 0,8%, mi pareva che fosse una roba del genere. Sì, mi pare di sì. Correggimi se sbaglio, però avevo proprio, l'ho fatto anche in video, ho fatto il calcolo, era 0,8%, che comunque non è alto se tu consideri, se guardi quella che è su crypto.com o ad esempio su, come si chiama, Coinbase nella versione facile, eccetera, eccetera, chiaramente cioè è molto sotto la media, ecco. Il Bitcoin, ovvio, il Bitcoin sempre comunque. Ma il presentatore che comparava Bitcoin ai titoli di Stato, beh, in realtà era un po' un confronto, come dire, tra diverse forme di moneta e diverse forme di investimento alla fine, perché poi ho provato anche a sottolineare la differenza che c'è tra l'euro digitale e le stablecoin, e io preferisco ovviamente le stablecoin, sapete che sono fortemente contrario all'euro digitale, ma poi si parlava anche appunto di Bitcoin, che cos'è Bitcoin, che oltre a essere una moneta è anche un investimento, quindi si ragionavano anche su eventuali ruoli di Bitcoin nel portafogli. E come fanno a chiamare un asset speculativo quando sono 15 anni che cresce in modo organico? Non capisco perché siano tutti ancora così scettici. Ma guarda Alessandro, in realtà c'è una componente speculativa in Bitcoin, guarda, questa parte di grafico lo va a sottolineare, ma c'è anche, cioè dire che è solo speculativo è miopia. Perché non è solo speculativo, cioè come dire, non lo so, che il mercato azionario è solo un grande casinò, quando in realtà sotto ci sono aziende che generano valore, e Bitcoin anche genera valore, non è misurabile come il bilancio di un'azienda, ma ragazzi, cioè dire che non ha valore non capisco davvero come si possa dire, cioè non è assurdo, è assurdo. Quando dicono il Bitcoin sai già che non hanno capito niente, esatto. Il Bitcoin di solito davvero è una firma. Secondo te meglio Bitpanda o Trade Republic? Bella domanda Daniele, perché sono entrambi ottimi. Bitpanda o Trade Republic? Bitpanda ha dei prodotti un po' unici come i cripto indici, Trade Republic è una banca, ha il conto con l'IBAN italiano, tutti e due hanno la carta, quella di Trade Republic mi pare che abbia l'1% di cashback, che non è affatto male. Come commissioni e costi direi che siamo abbastanza allineati, è una bella lotta ragazzi. Gran bella lotta. Bitcoin è l'oro digitale, Ethereum e Solana sono invece le Wall Street delle cripto. Ci sta più o meno come paragone. Cioè, Bitcoin non è solo oro digitale, perché comunque c'è tutta un'altra, anche il network, no, di Bitcoin è ciò che gli dà grande valore. Oro digitale sembra che sia solo scarsità, no? In realtà c'è anche tanto altro. Però è vero, Ethereum e Solana, più che le Wall Street, le infrastrutture che permettono di portare Wall Street nelle cripto. Cioè, davvero il mondo finanziario, ecco, qui la faccio io una previsione, da qui a 5 anni l'intero mondo finanziario o quasi sarà on-chain. Questa è la mia previsione, una delle mie previsioni, visto che è il tema di oggi. A proposito ragazzi, fatemi giusto rapidamente fatemi leggere a voi, eccole qua, le previsioni di Bitwise, così poi le discutiamo insieme.
visto che questa è un po' la parte di confronto. E allora, 3 previsioni per il 2026 di Bitwise. Secondo loro, allora, punto primo, il ciclo dei 4 anni è rotto, non ci sarà più. È finito e loro si aspettano nuovi massimi storici nel 2026. Ditemi poi anche voi cosa ne pensate. E qua viene spiegato il perché. Se vi interessa poi vi lascio anche questo articolo in descrizione, così ve lo andate a leggere nello specifico. Ma secondo loro l'halving è sempre meno importante, cioè ogni halving vale la metà dell'halving precedente, che effettivamente ci sta perché la riduzione poi è logaritmica, no? Esponenzialmente decrescente. Tassi di interesse, perché è cambiata molto la politica monetaria, e invece nel 2026, cioè rispetto al ciclo precedente, nel 2026 invece c'è una decrescita di costo del denaro, i tassi che scendono e tendenzialmente una fase di più easing. E poi miglioramento delle regolamentazioni, episodi di deleveraging che riducono le probabilità di grossi crolli o esplosioni, come il caso Terra Luna o FTX. Poi, e nel mentre, ETF e acquisti Bitcoin Spot vanno a mantenere un certo flusso di domanda. Previsione numero 2, Bitcoin sarà meno volatile di Nvidia. Così crolla anche il mito di Bitcoin come asset più volatile in assoluto. E guardate, questo è l'andamento, no, della volatilità di Bitcoin negli anni, molto interessante vedere come sta calando. Questa è un'altra delle cose di cui abbiamo parlato spesso, no? La volatilità di Bitcoin è in calo, Bitcoin sta maturando come asset e secondo loro questo trend continuerà. Previsione numero 3, la correlazione di Bitcoin con le azioni diminuirà, aggiungo io, spero non a ribasso però. E secondo loro appunto la situazione di liquidità crescente, normative e quant'altro renderanno Bitcoin un asset più indipendente dal mercato azionario. Queste sono le loro 3 previsioni, ditemi un po' cosa ne pensate. E i derivati stanno stritolando il prezzo di Bitcoin, cosa intendi stritolato? Non saprei. No, stritolando no. La tokenizzazione sarà all'ordine del giorno in futuro, sono d'accordo, anche quello sarà un trend assolutamente crescente. Mettendomi nei panni di un investitore abituato a investimenti standard, forse si è scettici perché Bitcoin non genera revenue come un'azienda. È vero, è una cosa diversa, ma allora anche l'oro non genera revenue, capito? Cioè, è vero, non hai un bilancio sotto da analizzare, poi io mi chiedo anche chi è che quando compra un'azione va ad analizzare il bilancio dell'azienda sottostante e soprattutto quando, come dire, il prezzo davvero rispecchia il valore intrinseco, no, del bilancio dell'azienda sottostante. Cioè a me sembra veramente che anche il mercato azionario sia estremamente speculativo e volatile, no? come si deve. E quindi sì. Sarebbe bello pagare le tasse direttamente su Tatax. Dai, diventa banca per favore, ragazzi. Per l'amor di Dio, sai che casino. No, beh, tra l'altro dovremmo pagarle noi per voi, però il problema è che ovviamente dovremmo avere il controllo di tutti i vostri wallet ed exchange, cioè proprio avere la proprietà, cosa che non è proprio comoda, ecco. E perché non ti esponi mai? Io più di così, ragazzi, cioè io mi espongo letteralmente ogni giorno quando sono qui. Mi sono anche andato a esporre a tal proposito appunto a Roma, dicendo il contrario letteralmente dell'ex ministro dell'economia, quindi direi che mi espongo abbastanza. Durante quella conferenza, professore Rabocconi, sbaglio, le ultime frasi che ha detto erano delle frecciatine rivolte a te sulla privacy, ma guarda, in realtà poi abbiamo fatto 2 chiacchiere, io e lui, e è molto libertario anche lui, siamo abbastanza sulla stessa lunghezza d'onda. E quindi sì, cioè lui ovviamente è più, diciamo, orientato alla moneta, al funzionamento della moneta, al tema del debito e tutto, che all'infrastruttura, per una questione ovviamente di conoscenza. È il suo campo di battaglia, ecco quello. Tu pensa all'affarone d'Apollo che feci quando comprai oh no, appena la famiglia Trump fece il comunicato. No, errore gravissimo, ragazzi. Errore gravissimo quello. Cioè comprare Cro appena hanno fatto il comunicato in pieno pump, gravissimo errore, ragazzi, mai fare una roba del genere. Hai saputo qualcosa sulle tasse? Allora, no.
Di fatto no, non ci sono novità che io sappia, non ci sono assolutamente novità. Non si parla mai di optimism, non è il momento giusto di entrare. Come mai? Cosa... Io, cioè, ne parlo spesso, nel senso che io non sono per niente un fan dei token dei Layer 2, quindi nemmeno di optimism, mi spiace, mi spiace. E quindi no, per me non hanno una cattura del valore sufficiente. Cosa ne pensi di Sui? Sui è uno dei competitor di Solana che però purtroppo non ha preso trazione, quindi a me non fa impazzire. Io non l'ho considerato per questa ragione. Cioè a me piace guardare dove effettivamente c'è utilizzo, mercato, onboarding, sviluppo, e Sui al momento, cioè avete mai sentito parlare di qualcosa di fatto su Sui da gente importante, tra virgolette? Questo è. Luca, ogni volta che non mi leggi spammo una pizza con l'ananas. Cosa hai scritto? Oggi finalmente riesco a partecipare anch'io, ultimamente sono sempre impicciato con esami e lavoro. Dai, tieni duro, non mollare, in bocca al lupo per tutto, eh? In bocca al lupo per tutto. E è qui la festa, ovvio, è sempre qui, è sempre qui. Tu pensi che siamo in bear market o pensi che ci sia un'ultima gamba rialzista? Allora, secondo me, da un punto di vista di trend primario, non siamo ancora ufficialmente in bear market. La struttura di breve è molto 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 debole, però per ufficializzare, tra virgolette, il bear market, vedete, serve un mensile con lower low, quindi una struttura di questo tipo sul mensile. Al momento, come vedete, è ancora apparentemente salva, ma vediamo un po' come andrà. Se il prezzo di Bitcoin non sale, il prossimo anno i miner riusciranno a mantenere i costi della rete? E come al solito, quando durante i bear market si spengono un po' di miner, è selezione naturale, no? Fa parte proprio del mercato. Si spengono i miner inefficienti, l'hash rate magari per un po' diminuisce e poi c'è una fase ciclica anche quella, no? Vengono buttati fuori dal mercato i miner non efficienti, però poi tendenzialmente appunto si ribilancia anche qua, perché poi la difficoltà scende, c'è nuovo incentivo a entrare e così via. Alla fine anche quello è studiato molto bene e il tutto è fatto proprio per funzionare in tutte le casistiche. Idem il bear market, no? Se è andato, ricordiamoci che nel 2022 col calo che c'è stato di prezzo, guardate, Bitcoin hash rate, vi faccio vedere proprio lo storico, che è molto interessante, no? All. Guardate, con il bear market 21-22 comunque l'hash rate si è stabilizzato e poi però è ripartito. Vedete, anche adesso, se ci fate caso, guardiamo l'ultimo anno. Se ci fate caso, quello in blu è l'hash rate, chiaramente mediato su 7 giorni, credo, per smussarlo un po'. E come vedete dall'inizio del calo c'è stata una leggera contrazione, ma perché? Perché, ripeto, i miner meno efficienti vengono buttati fuori perché non sono più profittevoli. La difficoltà, fatemi un po' vedere, network difficulty, vedete, ecco, la difficoltà si è aggiustata un paio di volte a ribasso. Considerate che l'all time high dell'hash power è stato fatto in ottobre, chiaramente vicino all'all time high di prezzo, e poi appunto c'è stata la contrazione che ha portato all'abbassamento della difficoltà 1, 2, 3 volte, e che però fa parte per l'appunto di come funziona il network Bitcoin. E idem nel 2022, se voi guardate anche al 2022, il bear market del 2022, c'è stato un periodo di abbassamento della difficoltà che poi però è ripartito. Qua c'era stato il caso Cina, se non erro, il ban della Cina nel 2021, il ban del mining in Cina, che però ha recuperato subito pure quello. Cioè Bitcoin è molto resiliente, molto resiliente. Cosa ne pensi di staccare per 3 anni e non pensarci più fino ad allora? Ragazzi, ce la fareste voi? Io non lo so, Tatax per ora è solo per l'Italia, è solo per l'Italia e non per altri paesi. Mi sa che devo rivedere i tuoi corsi online, non ricordo cos'è l'hash power. No ragazzi, non si può non sapere cos'è l'hash power. Chi non sa cos'è l'hash power deve rivedersi questo, guardate. Trovate i nostri corsi gratuiti, lo sapete, sulla nostra piattaforma, e il corso base.
Corso base, partite tutti da qui, se non l'avete già fatto, mi raccomando, e qua c'è proprio un capitolo dedicato al mining e al proof of work. L'episodio 3. Mining e proof of work ti spiegano come funziona appunto il mining e anche quindi la difficulty, l'hash power, tutte queste cose che abbiamo detto. E se chiedi a GPT dice che è ufficiale la tassazione al 33 dal 1 gennaio. Per ora non è stato approvato nessun emendamento. C'è tempo fino a fine anno, in teoria. Vediamo. Per ora non è stato approvato alcun emendamento, quindi è vero, è corretto. Dai che riesco a risolvere un blocco con il mio Bitax. In bocca al lupo, se ce la fai, dai, dacci qualche Satoshi, mi raccomando. Che ne pensi del saldo dei bitcoin attualmente depositati sugli exchange? Il saldo è continuamente in calo, ma quello praticamente da sempre, E ci sta perché comunque la tendenza è sempre quella di più di accumulare e meno di fare trading. Cosa ne pensi del regime amministrato cripto su Trade Republic? Molto comodo. Molto comodo, però ovviamente devi avere tutto su Trade Republic. Conviene avere un exchange secondo te o una chiavetta Ledger? Assolutamente Ledger. È meglio conservare e custodire le tue cripto su un tuo wallet di cui detieni le chiavi private. Ethereum a 2800 right now. Fantastico. Fantastico, va che roba. Un altro bel inciampino e via che si va. Ethereum Bitcoin tra l'altro aveva dato parvenza di recupero, no, ma è un periodo in cui l'offerta è veramente impietosa, non dà respiro, non dà respiro. Guardate Hype tra l'altro. Hype è stato brutalmente maciullato, cioè ha perso tutti i supporti principali. Sono curioso di vedere dove sarà il suo low. Sono veramente, veramente curioso. Gli Stati Uniti hanno deciso di non creare un loro dollaro digitale ma delegarlo ai privati. Tu come lo spieghi tecnicamente? Secondo me sono furbi, hanno fatto una furbata perché così facendo hanno creato un dollaro che è esportabile in tutto il mondo e tutto il mondo lo vuole. Chiamali scemi. Se noi facciamo l'euro digitale privato, chiuso e tutto, non lo vuole nessuno e va a finire che ancora più gente userà il dollaro. È quella la cosa che non capisce chi propone l'euro digitale e che ho provato a spiegare, cioè bisogna creare una moneta competitiva, non creare una cosa privata, ipercentralizzata e poi imporla, perché quello è proprio un errore, non si può imporre le cose perché altrimenti la gente non le usa, cioè è fallimentare. Bitcoin sta tentando gli 86k, oh yes, dampino in diretta ragazzi, dampino in diretta, eccolo qua, stiamo testando il range low. Adesso a tal proposito io direi che possiamo passare alla parte di analisi, 22 minuti, che dite? Luca, ma se fra 20-30 anni arriveremo al punto che il 70% della supply di Bitcoin verrà holdata, che cosa succederà? Fai conto che Strategy ne detiene già un bel po' ora. Succederà che il flottante sarà una piccola parte di quello complessivamente circolante e... che dire... il mercato dipenderà soprattutto da quello. È interessante. È interessante come cosa. Io mi immagino che ci sarà una minor volatilità perché i volumi speculativi saranno meno, se l'holding sarà di più e somiglierà sempre di più all'oro, se sarà davvero così. Mi aspetto una cosa del genere. Come lo yuan cinese, esatto, infatti guarda caso i cinesi, cioè non è che sono proprio noti per la loro libertà, ecco, per usare un eufemismo. Bene ragazzi, analisi della prostata, esatto. Partiamo con la nostra fase di analisi della prostata allora. Bene, stop al Q&A.